Iniziamo questa recensione dell'Honda Forza 125 sotto una leggera pioviggine. Io l'ho appena lavato per voi, ma iniziamo direttamente così. Invece avevo bisogno di uno scooter che mi facesse da muletto, che mi potesse portare un po' ovunque senza troppe preoccupazioni di strisci eventuali o pacche o lasciarlo sotto al sole, il fatto che si scolorisse, graffiate, lavaggi fatti male, eccetera eccetera. Quindi a me interessava un usato che potesse darmi tutte queste tranquillità, magari già segnato in qualche punto, e magari portarlo a casa con un buon prezzo, ecco. Scooter quindi del 2019 con 5.500 km, pagato circa 3.500 euro. Me lo sono fatto dare già tagliandato, è stata sostituita la sella nel prezzo perché era consumata. Il precedente utilizzatore mi è stato detto che lavorava in panificio e utilizzava lo scooter per recarsi lì, quindi faceva brevi tratti e lo lasciava all'aperto, quindi al mattino presto si beccava il sole. E come piccoli dettagli vi posso far vedere questa parte plastica che ha perso un po' il colore. Appena finito un mini diluvio, quindi vi beccate la recensione a scooter bagnato perché il tempo è anche questo, imprevedibilità, e noi lo accettiamo. Presumo fosse stato parecchio esposto al sole, infatti come potete vedere le plastiche sono leggermente segnate dal tempo. Vedete, ci sono dei piccoli dettagli, insomma il colore della plastica ha perso un po' quella sua vivacità iniziale. L'utilizzo dello scooter fondamentalmente è partito da marzo 2024 ed è proseguito fino ad oggi senza sosta. Lo scooter è stato sempre in uso e questo mi ha dato molto piacere, perché era esattamente quello per cui io l'ho acquistato. Lo scooter è stato utilizzato appunto durante tutte le stagioni, con tutte le casistiche di tempo atmosferico, freddo, vento, addirittura anche qualche tratti ghiacciati, di strada ghiacciata, e anche tratti di neve. Comunque lo scooter non ha fatto una piega, è stato utilizzato anche nei giorni estremamente caldi dell'anno scorso, con punte anche di 38 gradi. Ho fatto anche qualche centinaio di chilometri con 38 gradi, non ho avuto surriscaldamenti, anche se l'ho guidato senza particolare ritegno. 2019 che si caratterizza dalla fanaleria, che a me piace particolarmente, e addirittura la preferisco rispetto all'ultima versione. Sostanzialmente il resto della carrozzeria rimane tale quale, rimane lo stesso, e forse ci sono delle piccole modifiche nella versione nuova sul parabrezza, che si sviluppa un po' più in alto, e la dimensione degli specchietti, che magari è un po' più piccola, con la freccia un po' più affusolata e magari quella un po' più bella da vedere, aerodinamica. Il resto rimane sostanzialmente lo stesso. Il motore ha 15 cavalli, che è il massimo della categoria, quindi è dotato di ABS davanti e anche dietro. Controllo e rabocco dell'olio viene fatto da qui. Qui sotto invece abbiamo il controllo del liquido di raffreddamento, e qui abbiamo il controllo del liquido dei freni, come puoi vedere. Bene, con i controlli abbiamo finito. Oddio, insomma, ce ne sarebbero altri da fare. Andiamo dalla parte anteriore e ci spingiamo piano piano fino alla parte posteriore. Lo scooter è dotato di questo parafango che si stende in plastica fino alla parte posteriore. L'ho trovato molto utile questa estensione, perché in caso di qualche tratto di ghiaino o trovare qualche sasso in strada, protegge prima qui e poi comunque rimbalzerebbe qui, che è tutta una protezione di plastica abbastanza spessa. Comunque va in protezione della parte interna. Abbiamo una forcella stradale, insomma, con un'escursione non molto elevata, adatta all'utilizzo stradale, non sterrato come magari poteva fare la versione ADV. Stessa cosa sul retro, trovo un utilissimo parafango che mi protegge tutta la parte posteriore, e l'ho trovato utile e assolutamente funzionale. Nelle giornate di pioggia tendenzialmente lo scooter rimane molto pulito, solamente questa parte qui va a sporcarsi, quindi
un utilizzo durante tutto l'anno te lo consente anche in vestiti comodamente da ufficio. Anche se vai via in jeans, ti ritrovi a montare e smontare dallo scooter senza doverti sporcare, perché la protezione che ti viene data è integrale dal punto di vista della seduta. Intanto sta uscendo il sole, abbiamo fatto bene a rimanere, a essere tenaci. Gomma all'anteriore abbiamo un 15 pollici 120/70, come si legge qui 15. Posteriori invece andiamo a leggerlo, abbiamo un 140/70 con raggio 14, come puoi magari leggere. Inizialmente lo scooter era dotato di un set di gomme Michelin City Grip. All'inizio aveva l'attivo 5500 km, con però 4-5 anni alle spalle. Questo considera che ha determinato un indurimento sostanzialmente della mescola, che mi ha portato a tenerle comunque per altri 5-6 mila km, fino a circa 12 mila km, fino ad arrivare alla fine della stagione estiva. Dopodiché ho provveduto alla sostituzione, in quanto lo scooter veniva usato, era in programma di essere usato anche nel periodo autunno-invernale, questo per una maggiore sicurezza. Ho optato per delle Metzler Rotex Scooter. Ho fatto un video per quanto riguarda una revisione di un sacco di gomme scooter, potete andarlo a vedere. Scelto le Rotex Scooter per una serie di motivi. Sostanzialmente sono gomme che vanno bene tutto l'anno, sono delle 4 stagioni, hanno una mescola più dura nella fascia centrale, quindi per la maggior parte del tempo che si corre si utilizzano tratti dritti con un maggiore consumo di questa parte qui della mescola, con una parte più morbida ai lati per avere una maggiore tenuta di strada nelle curve, nei tratti misti o anche nei periodi magari invernali con asfalti più scivolosi, più freddi. Gomme vincenti perché non ho avuto nulla da ridire in questi chilometri percorsi. Con queste Metzler Rotex Scooter ci ho percorso più di 10.000 chilometri e la situazione del consumo battistrada è molto buona. Come puoi vedere, il segnetto è qui, avrò ancora ho ancora un po' di margine, nel precisamente non ti so dire quanto, ma direi che sono ancora a metà della sua vita. Sia davanti che dietro ho più di mezzo centimetro a disposizione. Vediamo se ho qualche moneta, vediamo se ho il classico euro da fare la prova, e siamo, vedi, abbiamo un buon margine ancora di utilizzo. Nella parte centrale sono un po' più consumati, nella parte laterale invece ho ancora del margine. Davanti invece abbiamo quel classico spazietto. Ad ogni modo, gomme con cui mi sono trovato molto bene, vanno un po' in consumo, in sofferenza nel periodo estivo, quando le temperature sono molto alte, l'asfalto è molto caldo, si consumano più rapidamente. Viceversa, nelle stagioni intermedie, anche nel periodo invernale, danno il meglio di sé. La tenuta è molto alta, sicuramente anche le Michelin City Grip avrebbero fatto lo stesso. Queste hanno un orientamento un pochettino più sul freddo. Considerando che le utilizzo molto anche d'inverno, ho optato per queste, anche per avere un punto di vista differente. Non posso che essere soddisfatto per l'uso, diciamo, per il costo anche generale. Per entrambi i set siamo sui circa 200 euro, ma devo verificare la fattura per essere più preciso. Parlato delle gomme, siamo davanti alla zona delle forcelle per uso stradale. Sono buone ma sufficienti. Questo è uno dei punti deboli: forcelle anteriori e anche ammortizzatori, e gli ammortizzatori posteriori. Se la strada è scorrevole, non presenta particolari buche, la moto va che è un piacere, lo scooter va che è un piacere. Se ci sono del pavé
se ti trovi di fronte a del pavé, se ti trovi di fronte a delle buche anche improvvise, tu devi fare qualche zigzag eccetera, la moto non ti accompagna molto bene. Sono delle insaccate che ti prendi, ci fai l'abitudine, sì, è molto comodo, questo no. Quindi su viaggi lunghi, su strade dissestate, la fatica si fa sentire per colpa di queste maledette forcelle. Stessa cosa dietro, abbiamo delle molle anche regolabili, abbiamo 5 regolazioni di precarico. Quando sei da solo puoi stare sulla parte magari intermedia, ma quando sei in due devi necessariamente stare sulla parte più morbida, quindi del quinto livello ti conviene scegliere il quarto o il quinto, sempre trovare una via di mezzo per non stare lì ogni volta a doverti regolare l'escursione più adatta. Capitolo ammortizzazione: se potessi fare un piccolo investimento lo farei sul cambio, metterei qualcosa di più progressivo, magari aftermarket, mi sto già informando, e c'è qualcosa che ha un migliore comfort a un prezzo magari ancora accettabile. Ne parleremo in un altro video, quando arriverà il momento di doverle sostituire perché sono diventate un po' troppo vecchie, usurate e rigide. Magari ci facciamo un pensierino. Siamo nella parte frontale, l'illuminazione è interamente a LED, quindi frecce, abbaglianti, posizione e dietro lo stesso, frecce, posizione e freno, tutto interamente a LED. La illuminazione, andiamo un attimo a vederla di giorno come funziona. Di giorno si vede poco, ma vi posso garantire, andiamo ad azionare anche le frecce, ha il suo fascino ma anche il suo perché. Molto belli, il gruppo di posizione, se si vede. Quello che mi piace di questo scooter, uno dei punti chiave che mi ha colpito assolutamente, è l'illuminazione. Illuminazione che funziona in modo spettacolare di notte, di sera, su strade poco illuminate o completamente buie. Ti posso garantire che la luce fatta da questo scooter, da questi fanali, sono superiori a quelle di un'auto con fanali alogeni tradizionali. Ci sono buone possibilità che faccia un'ottima luce quasi al pari di un'auto. Senza se e senza ma, ragazzi, la luce è qualcosa di spettacolare. Andiamo avanti. La mascherina, qui c'è un ingresso per l'aria che funge da flusso aerodinamico, va a sfruttare un attimo l'impatto dell'aria per poi liberarlo nella parte dietro il parabrezza, anche per dare più stabilità all'impatto dell'aria, che anziché essere solamente sul davanti, essendoci un flusso dietro, dà un equilibrio e infatti non viene premuto troppo forte dall'aria. Di questo mi accorgo, è una cosa buona, una bella idea e ci sta. Qui ulteriori 2 flussi d'aria e andiamo avanti con il discorso. Specchietti vengono molto in fuori, ma sostanzialmente tengono la linea anche delle manopole e dei paramani. Complessivamente anche nel retro hai una certa linea, quindi non sporgono più di tanto quando stai guidando. Come vedi, il fatto che sia in linea con gli specchietti è molto buono. Specchietti che però hanno un difetto fondamentale: tendono a danneggiarsi nella cerniera che è al suo interno. Honda ha sviluppato un meccanismo con cui gli specchietti si ripiegano su se stessi in caso di passaggi stretti o in caso lo scooter debba rimanere fermo un parecchio tempo. Ha adottato questa soluzione molto intelligente, c'è un treno, per cui mi salva un po' di spazio e mantiene questa linea
senza occupare troppo spazio. La cosa è semplice, è apparentemente bella e utile, e invece vi spiego che questa cosa purtroppo non è così, perché almeno quando è uscito di fabbrica questo modello aveva un difetto letto in parecchi forum che hanno avuto lo stesso 125, anche 300. La cerniera degli specchietti tende a danneggiarsi con le vibrazioni, e molti sono riusciti a ottenere una riparazione / sostituzione del blocchetto intero dello specchietto dal valore di circa 80-100 euro lavoro compreso, direttamente nelle officine Honda con lo scooter in garanzia. È stato riconosciuto come difetto di costruzione, difetto di fabbrica. Il problema rimane quando il danno viene fuori oltre i 2 anni. In quel caso, se l'officina magari ce l'hai un po' in simpatia e vuole chiudere un occhio, te lo tende a sostituire ugualmente. Tendenzialmente magari non è così semplice e è una spesa che ti devi addebitare te. Non è una cosa bella, il costo è parecchio salato, perché per uno scooter tirar fuori un centinaio di euro per una sostituzione di uno specchietto è parecchio fastidioso, soprattutto se parliamo di qualcosa di nuovo. Allora, considerazione: io l'ho comprato a 5.500 km del 2019, quindi fuori in garanzia. Acquistandolo su un concessionario Honda ho avuto diritto al canonico anno di garanzia, che con l'alto chilometraggio che ho fatto è venuto fuori quel problema allo specchietto, se mi ricordo bene da questa parte, il sinistro, quello che vi ho appena fatto vedere, specchietto che, essendo ancora in garanzia, mi è stato sostituito senza che tirassi fuori un singolo euro. Quindi un grande applauso alla Honda di Udine per questo intervento fatto e riconosciuto in garanzia. Sono molto contento di questo, molto bene. Il problema rimane però su questo: attualmente questo rimane molto solido, fatto altri 5.000 km, ovviamente qua lo scooter mantiene. No, lo specchietto è stato cambiato, se mi ricordo bene, a 12.000 km, ora ne ho 25.000 e è saldo come una roccia. Il problema rimane qui, che quando sta già iniziando ad allentarsi, ma quando sarà allentato ancora mi dovrò beccare la spesa della sostituzione. Quindi come puoi vedere ha un piccolissimo gioco, cosa che questo invece è saldo come una roccia. Quindi attenzione agli specchietti, se dovete fare un acquisto di questo scooter è una delle cose da valutare molto attentamente. Queste sono cose che ho aggiunto io, quindi lasciate stare, sono dei ganci per la telecamera e questo è portanavigatore. Paramani li ho aggiunti io, si sono rivelati molto comodi per il periodo autunno-invernale, li sto tenendo anche in primavera e in estate, perché ti tolgono quel flusso d'aria che quando lo stai utilizzando ti dà un po' di comfort in più. Le mani sono a riparo quando piove o goccioloni grossi o non so, insetti, cose, sassi soprattutto, ecco, che ti possono arrivare. Tu hai una protezione in plastica, un pezzo cinese pagato neanche 20 euro su Amazon, montato tirando qualche bestemmia perché si è dovuto fare un adattamento, ok? Quindi chi ha gli strumenti si mette a fare sto lavoro, perché vanno un po' ribassati. Vabbè, non voglio perdere troppo tempo. Ottimi, penso che li terrò anche per il periodo estivo. Paramani. Proseguiamo con questa fascia laterale che ha una piccola funzione, viene un po' in fuori in caso di caduta, come è successo a me, va ad attutire il colpo. In caso di sostituzione magari si sostituisce solo il pezzettino, non va ad intaccare questa parte qui. Sembra quasi fatto per finta, ma sicuramente è stato studiato. In caso di caduta di appoggio laterale si salva anche questa fascia di carrozzeria. Quindi lo studio per questo modello è stato fatto non a caso. Il parabrezza elettrico funziona benissimo, si abbassa e si alza in modo fluido e ti consente anche microregolazioni. Veramente hai una personalizzazione unica.
quindi premiatissima anche questa soluzione, mi piace molto. D'estate è caldo, vuoi parabrezza giù, se fermi in coda vuoi respirare un po', parabrezza giù, hai il parabrezza sporco, vuoi vederci bene, parabrezza su. In tutte le altre occasioni, in tangenziale o nei tratti in cui vuoi tranquillità, vuoi riposo sulle spalle e sul busto, tiri su e sei a posto. D'inverno fa freddo, tiri su e sei a posto, piove, ti ripara un sacco, e quindi premiatissimo. Andiamo ora in questa parte qui, parte di plastica che tende leggermente a scolorirsi se rimane un po' esposto alle intemperie, ma anche attenzione ai lavaggi che sono un po' aggressivi quando porti la moto o lo scooter a lavare. Le plastiche sono le prime a patire, a risentire dei trattamenti acidi che i lavaggi riservano. Come vedi, qui è un po' più scolorito, qui un po' meno. Anche il precedente utilizzatore l'ha lasciato sotto al sole troppo, comunque non importa. Il display centrale che è diviso in due, parte analogica, parte digitale molto chiara, con l'ora, la quantità di benzina al serbatoio, mi sembra 8 tacchette, sono 8 tacchette, quindi molto preciso nell'indicazione di quanto benzina hai nel serbatoio. Temperatura di raffreddamento sempre ok, consumo medio del viaggio 2, puoi memorizzare fino a 2 viaggi, consumo istantaneo che tu puoi cambiare anche con il chilometraggio, 25.200, temperatura esterna e voltaggio batteria. Sotto abbiamo tutte le spie relative a start e stop attivo, ABS funzionante, smart key, abbaglianti e insomma varie anomalie del caso. Contagiri ai lati con zona rossa 10.500 mai raggiunta, indicatori delle frecce ai lati non danno mai fastidio e li vedi sempre, molto importante. 11 litri e mezzo capacità del serbatoio con una capacità di riserva di 1,5 litri. Facciamo oltre 500 km con un pieno di serbatoio. Questo è assurdo per uno scooter 125 con un utilizzo tendenzialmente cittadino, urbano o magari un po' extraurbano. Quindi vi dimenticate di fare rifornimento e comunque lo fate poco spesso. Capacità di riserva 1,5 litri, quindi andate tranquillamente oltre i 60 km con la situazione di riserva della benzina. Un altro difetto è il nero lucido presente qui. Questo è una cosa bella esteticamente che va avanti fin qui. Questo nero lucido complica parecchio perché lascia gli strisci delle scarpe che vengono necessariamente che si formano necessariamente con l'uso e poi rimangono difficili da mandare via, come vedi, e rimangono danneggiando un po' l'estetica. Andiamo a vedere adesso la zona. La sella è molto comoda, sella larga per il guidatore ma anche per il passeggero. Questa è la visione della sella nella sua interezza. Puoi sederti davanti, puoi stare un po' più indietro, hai un piccolo schienalino e poi hai la seduta per il passeggero posteriore. Seduta che da scheda tecnica è un 78 cm, non è male, però considera che è larga, quindi io che sono alto 1,74 m in seduta ci appoggio bene i piedi. Nel posteriore abbiamo il passeggero con una seduta eccellente, poggiamani. Dentro abbiamo su sottosella abbiamo 50 litri, utilizzo uno, volendo anche il secondo casco, ci stanno tranquillamente. Nel mezzo ci stanno anche altri oggetti, guanti o permeabili o non so, un kit di riparazione o la pompa per gonfiare gomme in emergenza, con anche un piccolo scompartimento qui sotto per i documenti. Io invece ho l'impermeabile per il borsone qua dietro. Quindi 50 litri di vano carico, più abbiamo anche un comodissimo portaoggetti da 1,5 litri con possibilità anche di caricare lo scooter.
con una presa accendisigari con potenza 12 watt, 12 volt 1 ampere, quindi 12 watt di potenza massima, non male. Abbiamo anche uno scompartimento fatto molto bene per portare, non so, un paio di guanti, una bottiglietta d'acqua o non so, una luce, un piccolo set di chiavi di emergenza. Qui sotto c'è la zona batteria, qui dentro io tengo ulteriori impermeabili e anche i documenti. Qui sotto ci ho caricato davvero di tutto. Con l'incavo che c'è qua sotto l'ascella possiamo sfruttare la forma di un casco. Io ci ho portato un'anguria di 14 kg qua sotto, considerando appunto l'enorme spazio che si viene a creare a forma di uovo. Ho trovato l'anguria dalla forma giusta, e oppure 1, 2, 3 borse della spesa belle piene. Personalmente ho proprio tagliato questa parte porta documenti che aveva altri 2 centimetri, mi portava via inutilmente, in fase di chiusura mi complicava. Quindi sacchi della spesa, ho portato 10 kg, un sacco di 10 kg di terra e ancora mi avanzava spazio. Ho portato pacchi, sono andato a prendere pacchi di Amazon di varie dimensioni, ho portato di tutto e di più, non ho mai avuto problemi di spazio. Sembrava quasi di avere un piccolo bagagliaio di una macchina. Non posso che essere soddisfatto, ma a voler fare qualcosa in più ho preso un borsone, quindi non si tratta di un bauletto, ma si tratta di un borsone da 40 litri che si trasforma facilmente in tracolla. Qua c'è l'aggancio, secondo me sfruttabile per varie situazioni. Ho un oggetto che ha un ingombro, vedi, un po' più lungo, un po' più largo. Il fatto che il borsone sia morbido mi permette di avere più flessibilità nel caricare e scaricare le cose. È dotato anche di una cerniera, posso anche allungando la chiusura posso permettermi di alzarlo, di tenerlo anche un po' più rialzato. Magari perdo un po' l'impermeabilità, anche se poi le recupero con quell'impermeabile che ho dentro. Insomma, diventa un utilizzo davvero multiuso. Qui ho anche dei ganci da poter apporre qualcosa di modo nei lati per aumentare ulteriormente. Quindi abbiamo ricapitolando, 50 più 40 litri, siamo a 90 litri di trasporto in un ingombro di 55 centimetri nel posteriore, 77 centimetri in larghezza. Con gli specchietti siamo 85 centimetri di impegno laterale, quindi 85 centimetri di impegno laterale, possiamo trasportare 90 litri. Quindi abbiamo 3 borse della spesa dietro e altre 2/3 borse qua dietro, con altre combo che come vi volete personalizzare. Abbiamo una cosa davvero fenomenale. Qui abbiamo tutta la parte di motore e di filtro, fantastica disposizione degli elementi. Qui rimane sempre molto riparato, abbastanza pulito, non si sporca quasi mai quando io sono in corsa. Abbiamo un cavalletto centrale comodo e un cavalletto laterale. Cavalletto laterale lo uso poche volte, preferisco la stabilità di quello centrale. Questa parte non mi piace, la parte del parafango è brutta da vedere, ma riprende un po' quello stile giapponese, pieno d'angoli, spigoloso. Come vedi anche si scolorisce la parte plastica. Questo è dovuto anche dall'utilizzo di prodotti magari un po' corrosivi in fase di lavaggio. Per far venire via bene lo sporco si va un po' a corrodere la parte di plastica, che è la prima che subisce un po' i trattamenti, e va un po' a perdere. Anche il sole fa il suo dovere. Come vedi, alcune parti di plastica sono un po', si muovono un pochettino,
ci sta, non importa. La parte invece di carrozzeria vedo che si mantiene molto bene, nonostante sia stata parecchio maltrattata, la pulisco con la spugna, lavaggi ad alta pressione, non vedo cedimenti particolari. Qui si depositano spesso parecchi insetti, ma vengono via bene, sempre senza troppa fatica. La parte è di plastica, queste parti di plastica invece sono rimaste intatte, sono molto scure, nere, non si sono consumate, e questo fa molto piacere. Come vedi è tutto molto solido, non ho avuto ho solo perso una vite del parafango rimessa. 1 anno e 18.000 km, problemi avuti zero, tranne quello dello specchietto, che non è una cosa da poco, però si tratta di problemi di sostituzione di un pezzo, insomma non cose gravi, vi voglio dire. È stato utilizzato in montagna, è stato utilizzato al caldo, al freddo, ha preso un sacco di pioggia, insomma un mezzo tuttofare che come punto di forza ha il semplice fatto che si tratta di uno scooter. Il suo punto di forza è quello di uno scooter perché lo scooter ha di base, tanto c'è una ragazza che fa scuola guida, comunque, e il punto base è quello che rimanendo seduti tu hai quella protezione dello scudo che è parecchio ampia, ti protegge dalle gambe che sono al riparo dal vento e soprattutto dalla pioggia. Questa posizione da seduto sei al riparo dal vento e dalla pioggia, sei al riparo anche con le mani, quindi tutta la fascia, e cosa non da poco, comunque il flusso del vento viene mitigato anche dalla posizione degli specchietti. Come vedi in corsa tutto ha un perché in questa filosofia di mezzo, davvero pensato bene anche da questi piccoli dettagli. Allora, sei molto protetto, questo ti consente di andare via anche d'inverno o sotto la pioggia e rimanere sostanzialmente a riparo. Se c'è un piccolo rovescio tu neanche non ti accorgi, ti bagni solo il casco, e questo è una cosa bellissima. Sei a riparo dal freddo, tu puoi permetterti di andare via anche nelle mezze stagioni con un paio di jeans e non sentire freddo. Puoi anche fare 50 km e non sentire particolarmente freddo. Ti devi abituare, se sei le prime volte ti abitui e poi il corpo si abitua e non ha più freddo, ragazzi, non sto scherzando. D'inverno utilizzo un paio di pantaloni della Tucano che sono imbottiti all'interno e con questi sono anche impermeabili, non mi pongo limiti di nessun tipo. Ho anche affrontato temperature sotto zero. L'unico limite sono le mani che si raffreddano più rapidamente, servono i guanti termici. Risolto anche quel problema, vai ovunque, non hai proprio problemi. Quindi scooter perché ti ripara, a differenza di una moto, ti ripara il corpo nella sua interezza. Quindi lo scudo è ampio, è fatto veramente veramente bene, e unito al parabrezza, regolabile tra l'altro e anche elettricamente, fa di questo mezzo una cosa veramente completa. Più volte nei miei viaggi anche di lunga percorrenza lo paragono a una mini Goldwing, non a caso, perché proprio la comodità si fa sentire, se non fosse per le sospensioni che mi fanno ritornare decisamente coi piedi per terra, e anche per il motore che rimane un 125. Questo motore mi consuma una media integrale, quindi da quando lo sto utilizzando io, quindi vi parlo di una media di oltre 20.000 km proprio. Siamo a 44 km con 1 litro, che variano dai 50 km con 1 litro nel periodo estivo se corri tranquillo, come ho fatto la prova in un precedente video. Viceversa, se sei magari in un periodo un po' più freddo, autunno invernale, e sei anche di fretta, sfiori i 40 km al litro, ma è molto raro. Davvero tu stai sempre tra i 42 ai 46, 48. Che dire, cosa voler di più da uno scooter pagato poco più di 3.000 euro, che dopo 25.000 km ancora si comporta come fosse nuovo, non consuma olio, tagliandi vengono fatti ogni 6.000 km, sono tagliandi programmati di cui già si conosce il prezzo in anticipo. Voi potete recarvi in qualsiasi officina Honda, chiedere già la progressione dei prezzi dei tagliandi. Ogni 24.000 km va rifatta la parte della cinghia del variatore. In un anno aver fatto 18.000 km è assolutamente vincente.
Sono molto soddisfatto, l'ho comprato ipotizzando di fare 15.000, ne ho fatti di più, ne ho fatti 18.000. Questo perché? Perché nell'utilizzo mi sono reso conto di avere un mezzo adatto anche a spingersi un po' oltre ai classici viaggi quotidiani, quindi fare anche la giornata in montagna, la giornata al mare. I punti di forza di un 125 quali sono? L'economicità d'uso, come vedi i consumi sono assolutamente irrisori. Potresti fare meglio con un Honda SH o con un scooter più cittadino? Certamente puoi consumare un po' meno, ma non hai la capacità di carico come questo. Questo pesa 160 kg in ordine di marcia e l'Honda SH ne pesa molti meno, è più maneggevole nel traffico, quindi nel caso tu magari abitassi a Roma, Milano, probabilmente ti consiglierei una cosa un po' più piccola e non una cosa del genere. Ma questo ti può garantire viaggi fuori porta tranquillamente, anche se all'inizio ero un po' scettico, perché è più comodo, è più capiente e ti ripara meglio. Questo ti consente di avere qualche uscita fuori porta, ovviamente se non sei interessato alla questione moto, che è un'altra categoria di cose. Va considerato se sei più appassionato del discorso moto piuttosto che discorso scooter. Ovviamente con la moto fai più fatica ad avere un utilizzo invernale perché sei più esposto agli eventi atmosferici, non hai tutte queste protezioni di cui lo scooter è dotato, tantomeno un carico da 90 litri, scusami, da 50 litri in versione base. Con un piccolo upgrade può arrivare a 90 litri, che sono di solito appannaggio di moto con un tris di valigie che superano abbondantemente il metro e hanno ingombri pari quasi a quelli di un'auto, quindi si tratta di tutt'altra cosa. Questo è un mezzo strategico, quindi prezzo basso, protezione dagli agenti esterni pressoché totale, capacità di carico enorme. Con un piccolo plus di aggiungere questo diventa un mezzo tuttofare in solamente 80 cm di larghezza di ingombro, quindi è comodo se hai un magazzino piccolo, stretto, devi muoverti nel traffico agilmente, passi tra le auto, salti le code. Se hai un tris di valigie è un po' più difficile fare queste cose, se sei in montagna lo stesso, se hai una stradina stretta, ma non riesci a svincolarti bene. Ritengo questo il non plus ultra della mobilità oggi, perché è economico, ve lo ripeto ancora, è economico, prezzo di acquisto se lo compri usato è questo, siamo attorno ai 3.000 euro, consumi irrisori, capacità di carico enorme, hai un riparo dagli agenti atmosferici che è pressoché totale, ti puoi muovere in jeans anche se è una giornata leggermente più piovosa, arrivi a destinazione senza bagnarti o semplicemente ti metti un piccolo impermeabile. Che dire, un 125 ti puoi muovere semplicemente con il casco, eventualmente magari i guanti, non sei obbligato a vestirti da moto, quindi anche qui ti vesti in abiti casual, semplicemente a seconda del tragitto che devi compiere ti puoi mettere l'abbigliamento magari più o meno consono, ma non hai obblighi, a differenza di una moto che per questioni di sicurezza sei obbligato a vestirti in un'altra maniera. Quindi ti dà anche questa chance, ti muovi nel traffico senza problemi, salti le code, arrivi presto. Il vantaggio di un 125, ma comunque come anche delle moto, arrivi nei centri urbani e parcheggi dove vuoi, non paghi. Gli stalli sono previsti un po' ovunque, stalli gratuiti in tutti i centri urbani, parcheggi dove vuoi, spesso parcheggi anche davanti il posto in cui tu devi recarti, è già pronto all'uso. Spesso le moto hanno la sella dura, questa ha la sella morbida, serbatoio enorme, non ti devi fare rifornimenti troppo spesso. Cosa posso chiedere più di questo? Hai il cerchio scuro, magari si vede meno lo sporco. Faccio un piccolo focus sulla velocità di crociera, secondo me migliore da tenere con uno scooter di questo tipo, anche se un 125 ti posso garantire che a 80-90 km/h tu sei in completo relax. Questa è una velocità tra l'altro di tangenziale, attenzione, da poco aperta insieme alle autostrade,
che con una protezione di questo tipo ti permette di correre senza sentire alcun tipo di flusso fastidioso. Sei protetto sulle gambe, sulle mani, anche in maniera superiore con i paramani, il parabrezza a livello più alto, e io che sono alto 1,74 m ho l'aria che mi arriva a metà faccia. Avendo il casco non sento neanche quella. Protezione totale, lo scooter gira a 7000 giri, quindi siamo a 80-90 all'ora, 7000 giri. Lui va che è una meraviglia, mantiene una media di oltre 40 km al litro, non è sotto sforzo e con quella andatura può andare all'infinito, secondo me, senza fermarsi mai. Proveremo a metterlo sotto sforzo anche su percorrenze autostradali a velocità magari 90-100, vediamo cosa succede. Raggiunge i 110 km/h senza particolari sforzi, ecco, dai 100 ai 110 un po' più lento, a volte si spinge anche oltre se tu hai un po' di pazienza, e va su a 115, a volte anche 120. Essendo uno scooter, la trasmissione è CVT a variazione continua, non ha il cambio, basta solo accelerare e frenare, quindi quando sei in corsa non hai pensieri, sei tranquillo, ti godi solamente la corsa e il paesaggio. Start and stop che si attiva così. Una volta che è attivo, lo scooter nei semafori rossi, nei momenti di sosta, spegne automaticamente il motore, pur rimanendo acceso di base. Appena io ho bisogno di ripartire, non faccio altro che accelerare e lo scooter si riaccende in una maniera talmente morbida che sembra di star seduti in un divano. È assolutamente, la ripartenza è progressiva e morbidissima, senza alcun tipo di strattone. È una cosa che ti viene voglia di usare, solo che a me piace rimanere con il motore acceso, perché si tratta di pochi istanti e non mi va di avere questo continuo accensione e spegnimento. Però ritengo magari una funzione utile per chi vive in città e vuole avere quella tranquillità di rimanere fermo, non inquinare e eliminare anche quella piccola vibrazione che c'è col motore acceso da fermo. Con lo start e stop funziona divinamente. È una cosa che non pensavo fosse fatta così bene. La pedana è molto ampia, puoi tenere i piedi così in varie posizioni, hai insomma imbarazzo della scelta. La particolarità è che con uno scooter del genere puoi anche permetterti di distendere abbastanza bene le gambe, ti siedi in una posizione un po' più arretrata e puoi davvero stendere le gambe. Vi faccio vedere, io sono 1,75 m, sedendomi dietro riesco, se vado in distensione massima o distensione molto ampia, generalmente si guida anche così, oppure se sei in città hai una guida più rilassata e puoi metterti così. Quindi hai un sacco di variabili che trovo decisamente utili, perché questo ti riduce sensibilmente la stanchezza nei viaggi molto lunghi. Un 100,5 m ce la fai in montagna? Situazioni di emergenza come se la cava? Allora, sono stato in montagna da solo, ho fatto anche salite con pendenza del 20% e non ho avuto particolari problemi. Ovviamente non ti puoi aspettare prestazioni da moto, però lui con la sua andatura va su e riprende anche velocità senza grossi problemi. I tornanti non sono mai stati un problema, nonostante sia lungo 2,15 m. Le riprese da fermo hanno sempre un buon sprint. Puoi migliorare leggermente le prestazioni con un variatore, tuttavia quel piccolo spunto, ecco, magari in salita o se sei in due. Se sei in due in montagna hai le prestazioni leggermente ridotte, quindi se sei magari un po' carico e hai un po' di peso da portarti su, ovviamente è là hai la riduzione delle prestazioni. Va su in maniera discreta, non puoi permettere chissà cosa, però con le andature che ci sono in montagna col traffico di oggi vai su rimanendo nella fila delle macchine, non ti puoi permettere quel sorpasso, rimani decisamente lì, insomma vai su senza problemi, sei in una andatura diciamo rilassata. In frenata sei assistito da due buoni dischi, con l'ABS
che ho avuto modo di provare in situazioni di assoluta emergenza, frena molto potente, gli spazi d'arresto sono ridotti al minimo, anche buona e progressiva, ABS che interviene con largo anticipo, non ti scompone il mezzo, tu rimani sempre molto saldo, ti dà moltissima fiducia. Discorso diverso se sei in 2 a pieno carico, la frenata è un po' più lunga e qui si sente un po' di mancanza. Probabilmente un disco un po' più grande o il doppio disco avrebbe risolto totalmente il problema, ma qui stiamo andando molto oltre a quello che è il concetto di questo scooter. È dotato alla vendita di una smart key, una sola, quindi manca la seconda chiave. Questo potrebbe essere un problema perché vi spinge a farvene una per conto vostro. Smart key molto comoda, io ora ce l'ho in tasca e attivo direttamente lo scooter e lo accendo, lo utilizzo senza problemi. Posso aprire, stando nel raggio di 1 metro, comodamente sotto sella eccetera. Le versioni dotate di bauletto Honda, molto costoso, comunque da 50 litri, ancora più grande di questo, utilizza la stessa smart key per aprire anche il bauletto, molto bello. Accensione, non si sente è silenziosissimo, è un Euro 4. È silenzioso ai massimi livelli. Vi posso dire che con il casco addosso dopo i 60 km/h non si sente più niente. Questo è un bene perché ti dà comfort, ma è un male perché potresti non essere sentito dagli altri automobilisti che stai arrivando. Piccolo altro difetto potrebbe essere il peso, che di 160 kg potrebbe essere leggermente difficile da muovere in spazi stretti. Se sei una persona esile o al limite della statura per poterlo utilizzare, fai fatica un attimino a muoverlo avanti e indietro, o se sei nel ghiaino, ecco, con i piedi tendi a slittare. Oppure se ti trovi in una situazione di leggera salita e tu devi muoverlo, dovresti scendere e muoverlo con le mani. Quello è il piccolo inghippo, cosa che con un SH 125, essendo agile come una bicicletta, tu muovi anche da seduto in qualsiasi condizione. Questo è il peso. 160 kg non sono peso piuma, tuttavia sono proprio questi 160 kg che ti permettono di fare viaggi lunghi perché hai una serie di dotazioni. Ecco, ultimo punto che io posso dare come punto di sfavore è che non può fare sterrati o fuoristrada, rimane relegato all'uso stradale e, scusate se è poco, vai ovunque con questo, non ti puoi porre limite di alcun tipo a patto che tu stia percorrendo strade asfaltate, più o meno asfaltate. Ho fatto anche come prova dei piccoli sterrati, strade bianche, non sterrati, strade bianche con sassolini, e già si sentivano i sassolini aggrapparsi sbattere continuamente sulla parte plastica di parafango. Insomma, lo scooter ondeggiava, le gomme non sono tassellate, insomma non si può, l'escursione delle forcelle andava un po' per i fatti suoi. Non è una cosa buona, non è una cosa da fare, è uno scooter che va usato per l'uso per cui è stato pensato e ragionato molto bene. In quell'uso vince a pieni voti. Lo ricomprerei? Assolutamente sì. L'ho comprato al prezzo giusto? Sì. Vale il prezzo che costa? Assolutamente sì. Ho avuto modo di provare anche, per farvi un esempio, un SH 125, quello nell'ambito urbano è comodo come una bicicletta, però ha la seduta più raccolta, ha il parabrezza molto vicino alla faccia, sei in una bicicletta fatta scooter, quindi hai tutti i vantaggi di una bicicletta con un motore dietro. È rapido, ha il suo sprint, è veloce, è comodo, però non ha la capacità di carico, la protezione è minore. Ok, i consumi sono un po' migliori, però tutto il resto è leggermente inferiore. Pesa meno, è più agile, però hai meno protezione e
nei viaggi lunghi un po' meno confortevole, vibra magari un po' di più, questo essendo magari più portato alla corsa gran turistica, visto che la stessa scocca è mantenuta tale anche per il 300 e 350, perché oggi 300 non lo fanno 350, quindi è adatto anche a viaggi più lunghi. Voto finale io vi posso dare un 9, anche 9,5 se non fosse per i specchietti. A un 10 se mi davano anche gli ammortizzatori adatti, questi sono solamente un livello base. Se fate una valutazione dell'usato, attenzione al discorso specchietti. Per quanto riguarda altro, valutate che siano fatte le regolari manutenzioni tagliandi, se in casa madre meglio perché sono documentati un pochettino meglio, hanno uno storico un po' più sicuro, e poi andate via tranquilli. 25.000 km e non sentirli, perché piace, perché vince, per tutti questi motivi. Spero di aver fatto cosa utile a tutti i dubbiosi o le persone che curiose stanno valutando un acquisto di un mezzo. Non ho altro da dirvi ragazzi, vi ringrazio, siete stati gentilissimi, il sole è uscito come per premiare questa cosa e la pioggia l'ha bagnato come fosse stato un pianto di gioia. Grazie ancora, vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi.